Lezione 1. Cenare fuori. Di recente ho visitato un nuovo ristorante e, se non ti dispiace, avrei ancora qualche domanda sul loro menù. Sembra fantastico. Mi piace molto provare nuove opzioni per la ristorazione, quindi sono curioso di saperne di più. Beh, ho provato il loro saporito pollo tikka masala e sono rimasto sbalordito dalla profondità del sapore. Sembra delizioso. Ho sempre voluto provare una versione autentica di questo piatto. Dovresti assolutamente farlo. Le spezie erano perfettamente bilanciate e il pollo era tenerissimo. Posso solo immaginare quanto sia stato soddisfacente. Hai provato qualche antipasto? Sì, abbiamo mangiato anche delle samosa, croccanti e ripiene di patate speziate. Sembra fantastico. Adoro i samosa come antipasto, danno davvero il tono al pasto. Esatto. Credo che un buon pasto inizi con degli ottimi antipasti. Dovremmo andarci insieme qualche volta. Lezione 2. Cibi tradizionali. Impressionante. Se volete provare i piatti tradizionali, dovreste assolutamente visitare Roma. Ho sentito dire che il cibo lì è incredibile, soprattutto la pasta e la pizza. Sì, troverai alcuni dei migliori piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Non vedo l'ora di assaggiare l'autentica cucina italiana, proprio dove ha avuto origine. Esatto. Ogni regione ha le sue specialità, quindi c'è tantissimo da esplorare. Sembra un'avventura culinaria. Cosa consiglieresti di provare per primo? Penso che iniziare con un piatto classico romano come la cacio e pepe sarebbe un'ottima scelta. Sembra delizioso. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista delle cose da provare assolutamente. Certamente. Organizziamo insieme un viaggio per scoprire tutti questi sapori straordinari. Lezione 3. Imparare attraverso i documentari. Si può imparare molto guardando un documentario, a volte guardo documentari con lui. È un modo fantastico per acquisire nuove conoscenze. Quali argomenti esplorate di solito insieme? Abbiamo osservato vari argomenti, dalla natura alla storia, è sempre illuminante. Assolutamente sì. I documentari possono offrire prospettive e spunti davvero diversi. Sì, e spesso danno vita a conversazioni interessanti su ciò che abbiamo imparato. Mi piace tantissimo. È un modo meraviglioso per immergersi nella materia e approfondirne la comprensione. Esatto. Qual è il documentario più recente che hai trovato particolarmente interessante? Ne ho guardato uno sull'oceano e sui suoi ecosistemi. Era allo stesso tempo bello e allarmante. Sembra accattivante. È importante essere consapevoli delle problematiche ambientali. Lezione 4. Prepararsi all'inverno. Hai ragione, dovrei concentrarmi sui miei punti di forza ed essere fiducioso con l'avvicinarsi dell'inverno. Assolutamente sì. Accettare i propri punti di forza può aiutare ad affrontare le sfide in modo più efficace. Sì, e con l'arrivo del freddo avrò bisogno di quella sicurezza per rimanere attivo e impegnato. Esatto. È facile sentirsi fiacchi in inverno, ma concentrarsi su ciò che si fa bene può motivare. Sono d'accordo. Fissare degli obiettivi personali per la stagione potrebbe aiutarmi a tenere alto il morale. Ottima idea.
Magari potresti organizzare qualche divertente attività all'aperto per goderti l'inverno. Sì, e potrei anche dedicarmi ad hobby che mi appassionano e che si svolgono in casa. Certamente. Bilanciare attività indoor e outdoor può rendere la stagione piacevole. Mi sento già più motivato. Progettiamo insieme come affrontare l'inverno. Lezione 5. Scelte intelligenti di bevande. Questo sì che è un approccio intelligente. E per quanto riguarda le bevande? Fai attenzione a ciò che bevi? Sì, cerco di prestare attenzione alle mie scelte in fatto di bevande, soprattutto per quanto riguarda l'idratazione. Esatto. Rimanere idratati è fondamentale per mantenere energia e concentrazione durante tutto il giorno. Assolutamente sì. Preferisco l'acqua, ma apprezzo anche le tisane per i loro benefici per la salute. Ottima idea. Le tisane possono avere un effetto lenitivo e apportare diversi nutrienti. Sì, e penso che anche prestare attenzione all'assunzione di zucchero sia essenziale. Certamente. Limitare le bevande zuccherate può fare una grande differenza per la salute generale. Sono d'accordo. Esploriamo insieme alcune opzioni di bevande salutari durante la nostra prossima uscita. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di scoprire nuovi piatti preferiti insieme a te. Lezione 6. Mattine produttive. Stamattina mi sono svegliato alle 6:30. Cerco sempre di iniziare la giornata presto. È impressionante. Svegliarsi presto può davvero dare un tono positivo alla giornata. Sì, mi dà più tempo per pianificare la mia giornata e godermi una tranquilla routine mattutina. Assolutamente. Ho scoperto che avere quei momenti di tranquillità mi aiuta a sentirmi più centrato. Esatto. Di solito mi prendo un po' di tempo per meditare e bere un caffè prima di dedicarmi ai miei compiti. Sembra fantastico. Dovrei provare a creare una routine mattutina del genere. Lo consiglio vivamente. Può fare una grande differenza nel modo in cui affronti la giornata. Sono ispirato. Domani metterò la sveglia un po' prima per vedere come mi sento. Ottima idea. Non vedo l'ora di sapere come va. Lezione 7. Sicurezza in mare. In casi futuri, alle navi fu ordinato di trasportare una scorta sufficiente di scialuppe di salvataggio per garantire la sicurezza. Questa è una norma fondamentale. Garantire la sicurezza in mare è di fondamentale importanza. Esatto. Avere abbastanza scialuppe di salvataggio può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di emergenza. Assolutamente sì. È fondamentale essere preparati a qualsiasi situazione possa presentarsi. Sì, ed è interessante vedere come gli standard di sicurezza si siano evoluti nel tempo. Sono d'accordo. Imparare dagli incidenti passati porta a pratiche e normative migliori. Sì, e penso che sia importante che tutti coloro che sono coinvolti in attività marittime diano priorità alla sicurezza. Certamente. Consapevolezza e preparazione possono migliorare notevolmente la sicurezza in mare. Sono contento che ne stiamo parlando, è fondamentale per la sicurezza di tutti i passeggeri e dell'equipaggio. Lezione 8. Strutture scolastiche. Nella palestra gli studenti tengono lezioni di educazione fisica e si tengono anche balli. Interessante.
deve essere un punto di riferimento per le attività e gli eventi studenteschi. Sì, è il luogo in cui gli studenti possono sviluppare capacità di lavoro di squadra e rimanere attivi. Assolutamente sì. L'educazione fisica svolge un ruolo fondamentale in un'educazione completa. Esatto. Inoltre, organizzare balli in palestra crea un'atmosfera divertente e stimolante per socializzare. Sì, ed è un ottimo modo per gli studenti di creare legami anche al di fuori dell'ambito accademico. Penso che sia importante che le scuole offrano opportunità di impegno fisico e sociale. Certamente, aiuta a creare un senso di comunità tra gli studenti. Sono felice che la nostra scuola dia importanza a queste attività come parte dell'esperienza complessiva. Lezione 9. Pianificazione dei pasti. Sembra delizioso. Che ne dite di un contorno per il nostro pasto? Che ne dite delle verdure arrosto? Sono facili da preparare e si abbinano a molti piatti principali. Ottima idea! Le verdure arrostite possono aggiungere tanto sapore e colore al piatto. Esatto! In più, sono sani e ricchi di nutrienti. Sì, e possono essere personalizzati con diversi condimenti per adattarli ai nostri gusti. Assolutamente sì! Credo che aggiungere qualche erba e spezia ne esalti il sapore naturale. Assicuriamoci di includere una varietà di verdure per un piatto colorato e nutriente. Ottimo piano! Dovremo comprare dei prodotti freschi quando faremo la spesa. Non vedo l'ora di vedere come verrà preparato il nostro pasto. Lezione 10. Conversazioni inaspettate. L'altro giorno ho avuto una conversazione interessante con uno sconosciuto. Non è incredibile quanto la vita possa essere imprevedibile? Sì, è proprio così. A volte si incontrano le persone più affascinanti nei luoghi più inaspettati. Esatto. Quella conversazione mi ha aperto gli occhi su nuove prospettive che non avevo preso in considerazione prima. Mi piace tantissimo. Confrontarsi con punti di vista diversi può arricchire la nostra comprensione del mondo. Assolutamente sì. È un promemoria che ognuno ha la propria storia e le proprie esperienze da condividere. Sì, ed essere aperti a questi incontri può portare a connessioni significative. Sono d'accordo. Penso che dovremmo impegnarci a ricercare più spesso queste interazioni. Certamente, potrebbe dare origine a conversazioni meravigliose e nuove amicizie. Sono entusiasta delle possibilità. Iniziamo a essere più avventurosi nelle nostre interazioni sociali. Lezione 11. Ballerini di hula. Di recente ho visto alcune ballerine di hula intrattenere i turisti ed è stata un'esperienza davvero coinvolgente. Sembra fantastico. Ho sempre ammirato l'abilità e la grazia delle ballerine di hula. Sì, indossano delle bellissime gonne fatte di lunghe foglie, il che rende le loro esibizioni ancora più accattivanti dal punto di vista visivo. Assolutamente sì. I colori vivaci e i movimenti creano un'atmosfera davvero ipnotizzante. Sono rimasto sbalordito dal modo in cui raccontano storie attraverso la loro danza. È una vera e propria forma d'arte. Sì, ed è affascinante pensare al significato culturale che si cela dietro ogni movimento. Esatto. Non è solo intrattenimento, è un modo per preservare la tradizione e condividere la storia.
Mi piace tantissimo. Assistere a spettacoli del genere può approfondire la nostra comprensione di culture diverse. Certamente. Penso che dovremmo cercare più eventi come questo per divertirci e imparare qualcosa. Lezione 12. Tradizioni legate alla zucca. È molto insolito che in autunno in ogni casa ci sia una zucca, un ortaggio arancione molto grande e rotondo. Sì, è affascinante come le zucche siano diventate un elemento fondamentale delle celebrazioni autunnali. Assolutamente sì. Non servono solo per decorare, vengono utilizzati anche in tantissime ricette deliziose. Lo so, la torta di zucca è un classico, ma mi piace provare piatti diversi, come la zuppa di zucca. Sì, e intagliare le zucche per Halloween è una tradizione davvero divertente. Esatto, è un modo creativo per entrare nello spirito delle feste e riunire le famiglie. Sono d'accordo. Inoltre, possono essere utilizzati in tantissimi modi, dal cibo all'arte. Sì, ed è fantastico vedere come ispirino così tante attività stagionali. Penso che dovremmo organizzare una serata dedicata all'intaglio delle zucche. Sarebbe un modo fantastico per celebrare la stagione. Lezione 13. Prodotti freschi. Questa settimana al mercato ci sono carote, lattuga, cavoli, cetrioli e fagioli. Sembra un'ottima scelta. I prodotti freschi aggiungono sempre un tocco di sapore ai piatti. Assolutamente. Adoro l'aspetto vivace e nitido di ogni cosa appena raccolta. Sì, ed è un modo meraviglioso per incoraggiare sane abitudini alimentari. Esatto. Inoltre, sapere da dove proviene il nostro cibo lo rende ancora più piacevole. Sono d'accordo. Anche fare la spesa nei mercati locali può aiutare gli agricoltori della nostra comunità. Sì, ed è un'ottima opportunità per saperne di più sui prodotti di stagione. Mi piace un sacco. Organizziamo un giro al mercato per comprare qualche ingrediente fresco questo fine settimana. Sembra un'idea geniale. Non vedo l'ora di scoprire quali deliziosi piatti potremmo preparare insieme. Lezione 14. Piani di aggiornamento. È un'offerta interessante, prenderemo sicuramente in considerazione l'upgrade quando si presenterà l'occasione. Assolutamente sì. L'aggiornamento può migliorare notevolmente la nostra esperienza, soprattutto se offre vantaggi aggiuntivi. Sì, ed è sempre bello concedersi un po' di lusso quando si viaggia o si partecipa a un evento. Sono d'accordo. Può fare una grande differenza in termini di comfort e piacere generale. Esatto. Inoltre, se l'aggiornamento non è troppo costoso, spesso ne vale la pena per i vantaggi extra. Sì, ed è emozionante pensare ai miglioramenti che potremmo ottenere. Penso che dovremmo tenere d'occhio eventuali offerte che potrebbero consentirci di effettuare l'upgrade. Certamente. È sempre bene essere preparati per opportunità come questa. Non vedo l'ora di scoprire quali opzioni abbiamo, potrebbe essere un grande miglioramento. Lezione 15. Le dimensioni dell'Australia. I paesi del mondo sono molto diversi tra loro e, nonostante le sue dimensioni, l'Australia non ha la popolazione che ci si potrebbe aspettare. È vero, è sorprendente quanta terra ci sia in confronto alla densità di popolazione. Sì, e gran parte del paese è disabitata, il che crea un paesaggio davvero unico.
Assolutamente. È interessante pensare a come questo influenzi la cultura e lo stile di vita di quei luoghi. Esatto. La vastità del territorio permette di ammirare incredibili meraviglie naturali e animali selvatici. Sì, ed è affascinante come le persone si adattino a vivere in uno spazio così grande e aperto. Sono d'accordo. Sottolinea anche l'importanza di preservare quegli ambienti naturali. Assolutamente. Credo che un viaggio in Australia offrirebbe una prospettiva di vita davvero diversa. Non vedo l'ora di esplorarlo un giorno, è nella mia lista dei viaggi da fare. Lezione 16. Talento straordinario. Ha interpretato e concluso lo spettacolo con il suo straordinario talento. Ha recitato in numerose produzioni della BBC. Sembra incredibile. Deve essere stato fantastico vederla esibirsi dal vivo. Assolutamente. La sua capacità di catturare l'attenzione del pubblico era davvero speciale. Sì, ed è stimolante vedere qualcuno eccellere nel proprio mestiere in questo modo. Sono d'accordo. Guardare artisti di talento può accendere la passione per l'arte negli altri. Assolutamente. Ti fa apprezzare il duro lavoro e la dedizione che si celano dietro le quinte. Sì, ed è affascinante scoprire le storie dietro le produzioni in cui ha preso parte. Mi piacerebbe vedere altri suoi lavori. È sempre emozionante scoprire nuovi talenti. Certo. Andiamo a vedere le sue performance e organizziamo una serata per vederle. Lezione 17. Mantenere l'energia. Ultimamente mi sono concentrato sull'allenamento cardio e di forza, e mi danno davvero energia per tutto il giorno. Sembra efficace. Ho sentito dire che combinare entrambi può portare a un'ottima forma fisica generale. Assolutamente sì. L'attività cardio aumenta la resistenza, mentre l'allenamento della forza sviluppa i muscoli, creando una routine equilibrata. Sì, ed è un ottimo modo per migliorare sia la salute fisica che quella mentale. Esatto. Mi sento più vigile e pronto ad affrontare la giornata dopo un buon allenamento. Sono d'accordo. È incredibile come l'esercizio fisico possa migliorare l'umore e i livelli di energia. Penso che sia importante trovare attività che ti piacciono, in modo che non sembrino un peso. Certamente. Mi piacerebbe provare nuovi allenamenti insieme per rendere l'esperienza sempre nuova e divertente. Sembra un'ottima idea. Organizziamo delle sessioni per motivarci a vicenda. Lezione 18. Mantenere la motivazione. Quando a Didrikson fu offerto il reintegro come dilettante, lei rifiutò, contestando quella che riteneva essere l'ingiustizia del sistema. È davvero motivante. Ci vuole molto coraggio per difendere le proprie convinzioni in questo modo. Assolutamente. Dimostra il suo impegno nel mantenere l'integrità nel suo sport. Sì, e mette in luce le sfide che gli atleti devono affrontare quando devono destreggiarsi tra regole e regolamenti. Esatto. È importante che gli atleti difendano se stessi e ciò in cui credono. Sono d'accordo. La sua storia può motivare gli altri a restare saldi nei propri principi, nonostante la pressione. Sì, e sottolinea la necessità di correttezza ed equità nello sport. Certamente. Credo che dovremmo approfondire le storie di atleti che hanno preso posizioni simili. Ottima idea.
Scoprire i loro viaggi può essere fonte di ispirazione e di apprendimento. Lezione 19. Carattere forte. È molto forte, Jennifer è sposata e suo marito è un insegnante. Che bello! È bello vedere persone forti che si sostengono a vicenda nella loro carriera. Assolutamente sì. La loro collaborazione deve essere improntata al rispetto e alla comprensione reciproci. Sì, avere un coniuge che ti sostiene può davvero aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi personali. Esatto. È stimolante vedere come riescono a conciliare la vita professionale e quella privata. Sono d'accordo. Le relazioni solide spesso portano a risultati più grandi per entrambi i partner. Sì, ed è bello sentire parlare di coppie che incoraggiano reciprocamente le proprie passioni. Penso che dovremmo celebrare di più queste storie. Possono motivare gli altri. Sono pienamente d'accordo. Cerchiamo altri esempi di partnership solide da condividere. Lezione 20. Preparazione della riunione. Ho tutto il materiale necessario per la riunione, sì, ho tutti i documenti pertinenti pronti per essere inviati. Fantastico! Essere ben preparati può davvero fare la differenza nell'andamento della riunione. Assolutamente sì. Avere tutto organizzato aiuta a garantire che vengano trattati tutti i punti importanti. Sì, e può aumentare la nostra sicurezza quando presentiamo le nostre idee. Esatto. Credo che sarebbe utile rivedere i documenti un'ultima volta prima di iniziare. Ottima idea! Ci aiuterà a sentirci più sicuri e pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Sì, ed è essenziale anche assicurarsi di avere a disposizione supporti visivi o presentazioni. Sono d'accordo. Questi strumenti possono migliorare notevolmente la nostra comunicazione durante le riunioni. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, penso che faremo una bella impressione. Lezione 21. Rovine antiche. Trovo affascinanti le rovine antiche, quindi la Grecia sarebbe la mia meta preferita per un viaggio. Sembra incredibile. La storia e l'architettura della Grecia sono davvero straordinarie. Assolutamente sì. Esplorare luoghi come l'Acropoli di Atene sarebbe un sogno che si avvera. Sì, e scoprire la ricca mitologia che si cela dietro quelle rovine aggiunge molta profondità alla visita. Esatto. È incredibile pensare alle storie che queste antiche strutture potrebbero raccontare. Sono d'accordo. Inoltre, i bellissimi paesaggi che circondano le rovine devono essere mozzafiato. Sì, il contrasto tra la pietra antica e il blu del cielo e del mare è stupefacente. Posso solo immaginare le fotografie che potremmo scattare. Sarebbe il paradiso dei fotografi. Certamente. Pianifichiamo un viaggio in Grecia e immergiamoci nella sua storia e nella sua bellezza. Lezione 22. Viste della gita in barca. Potresti anche goderti una gita in barca sul fiume Moldava per ammirare il panorama della città. Sembra meraviglioso. Vedere la città dall'acqua deve offrire una prospettiva unica. Assolutamente. L'architettura lungo il fiume è stupenda, soprattutto gli edifici storici. Sì, e adoro il modo in cui i riflessi sull'acqua riescono a creare immagini così belle. Esatto.
È come un dipinto in movimento mentre scivoli lungo il fiume. Immagino quanto possa essere rilassante, soprattutto con il dolce suono dell'acqua. Sì, ed è un ottimo modo per prendersi una pausa dalle passeggiate in città. Sono d'accordo. Inoltre, sarebbe un'ottima occasione per scattare delle foto incredibili. Quando visitiamo questo posto, assicuriamoci di includere una gita in barca nel nostro itinerario. Lezione 23. Controllo meteo. Tu controlli le previsioni del tempo, certo, io controllerò se dobbiamo mettere in valigia qualcosa di speciale. Sembra fantastico. È sempre saggio essere preparati a qualsiasi cambiamento meteorologico. Assolutamente. Non vorrei essere colto senza ombrello se improvvisamente piove. Sì, e vestirsi a strati può aiutarci a stare comodi indipendentemente dalla temperatura. Esatto. Un po' di pianificazione può fare una grande differenza nella nostra esperienza di viaggio. Sono d'accordo. Pensiamo anche a tutte le attività che potremmo svolgere e che potrebbero essere influenzate dal meteo. Sì, se c'è il sole, potremmo voler pianificare più escursioni all'aperto. E se piove, potremmo cercare attrazioni al coperto da cui divertirci. Penso che siamo sulla strada giusta. Teniamo d'occhio le previsioni meteo prima del nostro viaggio. Lezione 24. Mangiare con un budget limitato. Capito. E per quanto riguarda il cibo? Avete qualche suggerimento su come mangiare spendendo poco mentre viaggiate? Sì, penso che provare il cibo di strada locale possa essere un modo fantastico per risparmiare denaro e provare la cucina autentica. Esatto. I venditori ambulanti spesso propongono piatti deliziosi, molto più economici dei pasti al ristorante. Sì, e puoi trovare sapori unici che difficilmente troverai seduti al tavolo. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per immergersi nella cultura locale. Assolutamente sì. Un altro consiglio è quello di cercare mercati dove acquistare prodotti freschi e snack. Ottima idea. Preparare un picnic può anche essere un modo divertente ed economico per godersi i pasti. Sì, ci permette di mangiare quando e dove vogliamo mentre esploriamo. Penso che dovremmo informarci in anticipo sui consigli locali per trovare soluzioni più economiche. Lezione 25. Attività fisica. Molto utile per la navigazione iniziale, ma è vero che dovremmo assicurarci di programmare anche delle attività fisiche. Sì, integrare l'esercizio fisico nella nostra routine ci manterrà energici durante il viaggio. Esatto. È facile trascurare l'attività fisica quando si è impegnati ad esplorare. Assolutamente sì. Pianificare qualche passeggiata o escursione può aiutarci a bilanciare le visite turistiche. Sì, e ci permette di ammirare il panorama restando attivi. Mi piace tantissimo questa idea. Inoltre, può essere un ottimo modo per scoprire tesori nascosti fuori dai sentieri battuti. Certamente. Includiamo qualche attività all'aria aperta nel nostro itinerario per mantenere l'equilibrio. Non vedo l'ora. Renderà il nostro viaggio ancora più appagante. Sì, assicuriamoci di dare priorità sia all'esplorazione che alla nostra salute. Lezione 26. Programmi per il fine settimana. E tu? Anche io non riesco mai a resistere a una bella avventura nel fine settimana.
Sono completamente d'accordo. I fine settimana sono il momento perfetto per esplorare nuove attività e luoghi. Sì, ed è rigenerante rompere la routine e provare qualcosa di nuovo. Assolutamente. Hai qualche programma specifico per questo fine settimana? Stavo pensando di visitare un festival locale, di solito offrono ottimo cibo e intrattenimento. Sembra divertente. Mi piacerebbe unirmi a voi, i festival sono sempre vivaci ed emozionanti. Ottimo. Diamo un'occhiata al programma e vediamo quali eventi ci sono. Sì, e possiamo anche cercare mostre d'arte o mercatini all'aperto da esplorare. Non vedo l'ora. Sarà un weekend pieno di divertimento ed esplorazioni. Lezione 27. Piani futuri. Ciao, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Sto pensando di conseguire un master. Sembra un'opportunità fantastica. Quale facoltà vorresti studiare? Sono interessato alle scienze ambientali, voglio avere un impatto positivo sulla sostenibilità. È ammirevole. Abbiamo bisogno di più persone appassionate in questo campo per guidare il cambiamento. Sono d'accordo. Credo che l'istruzione possa darci gli strumenti per affrontare urgenti problemi ambientali. Assolutamente sì. Hai pensato a quali scuole potresti iscriverti? Sì, sto valutando alcuni programmi incentrati su soluzioni pratiche e ricerca. Sembra promettente. È importante scegliere un programma in linea con i propri obiettivi. Sì, e sono entusiasta della possibilità di esperienze di apprendimento pratico. Lezione 28. Tieni traccia dei miei progressi. Ho cercato di rimanere motivato, di pormi obiettivi realistici e di monitorare i miei progressi. Questo è un approccio intelligente. Stabilire obiettivi raggiungibili può davvero aiutare a mantenere la motivazione nel tempo. Esatto. È gratificante vedere piccoli progressi, che mi spingono ad andare avanti. Sì, e monitorare i tuoi progressi ti consente di celebrare le vittorie lungo il percorso. Sono d'accordo. È motivante guardarsi indietro e vedere quanta strada ho fatto. Certamente. Hai trovato qualche metodo specifico che ti aiuti a rimanere sulla buona strada? Ho iniziato a usare un diario per annotare i miei obiettivi e le mie riflessioni, e questo si è rivelato utile. Ottima idea. Scrivere le cose può chiarire i tuoi pensieri e le tue intenzioni. Sì, e mi consente anche di adattare i miei obiettivi in base alle necessità, il che è importante. Lezione 29. Proposte dettagliate. Presentiamo una proposta dettagliata per il prossimo progetto. Che ne dite di includere anche le stime dei costi? Sembra un piano solido. Fornire stime dei costi può aiutare il nostro team a comprendere meglio il budget. Esatto. Dimostra anche che stiamo pianificando in modo scrupoloso e responsabile. Sì, e può aiutarci a individuare tempestivamente eventuali difficoltà finanziarie. Sono d'accordo. Analizziamo i costi di ogni componente del progetto per chiarire il concetto. Ottima idea. Una suddivisione chiara renderà più facile per tutti seguire. Sì, e può promuovere la trasparenza e la fiducia tra i membri del team.
Assolutamente. Penso che siamo sulla strada giusta per creare una proposta completa. Non vedo l'ora di completarlo e presentare le nostre idee. Lezione 30. Rinnovare gli spazi. Possiamo dargli un aspetto fresco con un po' di vernice. È un'ottima idea. Assolutamente sì. Una nuova mano di vernice può trasformare completamente uno spazio e renderlo più accogliente. Sì, ed è relativamente poco costoso rispetto ad altre ristrutturazioni. Esatto. Inoltre, scegliere i colori giusti può cambiare notevolmente l'atmosfera di una stanza. Sono d'accordo. Hai pensato a quale schema di colori sarebbe più adatto? Tendo a preferire toni morbidi e caldi, che creano un'atmosfera accogliente e confortevole. Sembra delizioso. Penso che quei colori illuminerebbero davvero lo spazio. Sì, e potremmo anche aggiungere qualche tocco di stile con diversi elementi decorativi. Sono entusiasta di questo progetto. Pianifichiamo una giornata per iniziare a dipingere insieme.